Allora Ernesto, chi abbiamo in linea? Il presidente! Chi? Il presidente Duce! Il presidente. Mussolini. Buonasera. Lo sviluppo demografico del nostro paese sta vivendo una stagione di costante decrescita. Il mio quesito a questo punto è come porre rimedio a questa situazione inevitabile che spinge il nostro paese alla crescita zero. Grazie. Grazie a lei. Ebbene, mio caro presidente, anzi carissimo, visti anche gli alti costi di gestire il Quirinale, che ricordo costa quasi il triplo della gestione di Buckingham Palace. Ma in ogni caso, non divaghiamo. Voglio ringraziarvi di cuore per la domanda che voi mi avete posto. Inoltre è anche un onore che questa domanda venga fatta da voi. È il regalo più prezioso che ho potuto ricevere in occasione di queste feste natalizie che stanno per arrivare. Ma andiamo direttamente all'argomento, caro presidente. La natalità zero di questo paese. Un'emergenza nazionale che nessuno vuole discutere, di cui nessuno vuole parlare, se non il partito che io rappresento, ovvero il Partito Nazionale della Fertilità. E per dimostrare... Benito? Sì, Winston, cosa vuoi adesso? Yes, Sì. I can't find my brandy. Well, No, I gotta find my stavo brandy. parlando col presidente, Winston. Yes, I understand, but I gotta drink my Sì, brandy. il- You know, I gotta drink my il brandy, brandy, Benito. Well, where's the brandy? il brandy, Where, sì, where did you put the brandy? Where did you put it, devi Benito? se mi fai Right? parlare un attimo, devi andare dove c'è la vetrina, Yeah. la apri un attimo e lì Yeah. c'è il brandy, All right. secondo scaffale. That's all Va I wanted bene? to know. Yes, thank you. Ecco, Thanks, grazie. Benito. Mi scuso un attimo, ma era il grande Winston Churchill, che non riusciva a trovare la sua bottiglia di brandy preferita. Ma andiamo oltre, continuiamo. Stavo dicendo un problema, quello della natalità, un problema importante, e di cui nessun altro vuole parlare, se non appunto il grande Partito Nazionale della Fertilità. E vorrei ricordare a tutti quanti che verso gennaio, inizio febbraio, pubblicheremo il programma del nostro grande partito, ovvero il libro giallo del Partito Nazionale della Fertilità. Chi sarà la guida, il faro che condurrà la nostra azione politica? Attenzione, la A come azione, la speranza di ottenere un grande risultato in queste elezioni europee. Ma in ogni caso, continuiamo. La situazione, ahimè, è drammatica. Quando c'ero io al governo in passato, il tasso di natalità era tale da avere 34 bambini ogni 1000 abitanti l'anno. Tale tasso è sceso, e io detesto i numeri in quanto i numeri non creano emozioni, a quasi 6. Ovvero c'è stato un crollo verticale di questa natalità. Ricordo solamente che nel 2022 sono nati in Italia 393 bambini, ovvero quasi 180.000 in meno di quanti sono nati nel 2008. La situazione è tale che l'Italia ha toccherà quest'anno i 59 milioni di abitanti e nel 2040 si prevede che la popolazione dell'Italia sarà di 54 milioni. Cosa vuol dire questo? Prima di parlare dell'Italia vorrei parlarvi del paese con il quale noi competiamo in questa triste classifica, ovvero la Corea del Sud, per dimostrare quanto sia importante avere delle azioni concrete e non solamente delle azioni di facciata come ci propone Giorgia Colmelone, di cui ho avuto il piacere di leggere in profondità il suo libro. Non un libro ideologico, non un libro politico, ma apparentemente un libro
i semplici racconti personali spiccioli. In ogni caso, la Corea del Sud attualmente ha un tasso di natalità dello 0,8 bambini per coppia, ovvero ben al di sotto del tasso necessario per mantenere stabile il livello della popolazione, che sarebbe appunto 2,1. Questo crollo è avvenuto con il tempo. Ricordo solamente che negli anni 50 tale tasso era di oltre 6 bambini ogni coppia. Arrivati agli anni 80, il tasso è arrivato appunto all'infame 2,1. Nel 2000 la Corea del Sud conosceva un tasso dell'1, qualcosa, adesso non mi ricordo tutti i dati a memoria, e siamo arrivati quest'anno allo 0,8. E ricordo anche, non essendo completamente ignari di questo problema, che la Corea del Sud ha già speso circa 300 miliardi di dollari per correggere appunto la curva della natalità. Attenzione, 300 miliardi, non milioni. Miliardi, non milioni. Milioni, non so, 1 milione è quello che, per esempio, una nota influencer, ecco, vorrebbe dare in beneficenza dopo una scandalosa operazione che riguarda dei panettoni. Il panettone lo compra al discount, ci mancherebbe altro. Adesso poi è scoppiata anche la situazione delle uova di Pasqua, quindi un altro milione, ma di milioni, insomma, ma comunque. Allora, stavo dicendo 300 miliardi, la Corea del Sud. E tutto questo non ha avuto assolutamente effetto sulla curva di natalità. Allora potete capire che la Giorgia col melone, malata ormai di annuncite, fa gli annunci, il patto con la Tunisia, negato, via, gli hanno sbattuto i soldi in faccia. Il piano Mattei, non si sa cosa sia. Il patto con l'Albania per i migranti, bloccato subito, in maniera anche astuta dal Rama. E quindi quando fa questi annunci di voler correggere questa curva, ella, la Giorgia col melone, cade nella contraddizione ideologica politica. Esempio chiaro è stato l'aumento. The display window is locked. Allora, Winston, The sì, ho display capito. window is locked. Where's the key? Dove? Where's the key? Okay. Key. Non ho la chiave, ho la chiave dell'armadietto. So where's the Winston. key? Who's got the key? E l'avrà chiusa la badante, per forza. Oh, come on, buddy. So, Ma I need perché to ti drink my ciucci brandy, tutto il come on. brandy, Winston? Perché? E dove hai messo la chiave? I need to get the key, all right? Senti, What's the key? prova ad andare in cucina, sì, All right. sì. Yeah. Allora, attenzione, c'è il fornello. Yes. Sì, accanto al fornello a destra, secondo cassetto, All right, dove the tiene le second one. posate. Tu solleva il portaposate, sotto forse ci sarà la chiave. All right, what do you mean, for, Sei sir? contento? Yeah, well, whatever. Bene, I'm adesso se happy. mi lasci All right, I'm parlare, happy. ecco, grazie. All right, Grazie. bye-bye, take care, bye. Grazie. Scusate, ancora non trovava. Allora, stavo dicendo. La Giorgia col melone, Winston mi ha confuso, ma non importa. Allora, ella fa annunci, ma pensiamo solamente a quello che è successo con la tassazione sui pannolini e sul latte per gli infanti. Ella, la Giorgia col melone, ha aumentato l'IVA, spiattellando poi a vanvera numeri su, giù, per destra, manca, in quanto questa operazione, secondo lei, non aveva nessun effetto concreto sulla vita della popolazione. Sbagliato, perché l'azione politica è fatta di simboli. La bandiera, la nazione, l'inno nazionale e anche i pannolini e il latte per i neonati rappresentano simboli di una vera politica attiva per risolvere il problema della fertilità in questo paese. E quindi c'è una falsità di mezzo. Ricordo anche, e poi parlerò di nuovo della Corea del Sud, che questo crollo della natalità ha un impatto devastante sia per quanto riguarda la popolazione attiva giovanile, sia per quanto riguarda il sistema della previdenza. L'età media in Italia è ormai quasi di 47 anni e per ogni bambino di 6 anni, che ha meno di 6 anni, o bambina, bambino, bambina, ci sono ben 5 anziani.
Nel 1971 era un anziano per ogni bambino, quindi lo capite anche da soli, ma non voglio annoiarvi con i numeri. E quindi sospetto che, non essendo in grado la Giorgia Colmelone di cambiare questa curva di natalità, e avendo lei donato la sua mente, se non altro, alla finanza internazionale nordamericana, ella tenta di risolvere questo problema con l'immigrazione. E che quindi questi sbarchi, che ricordo quest'anno, andando a chiudere il 31 dicembre, forse saranno i maggiori sbarchi mai avuti finora nelle passate legislature, ovvero che questa operazione sia in maniera sotterranea voluta, appunto per correggere quello che è la curva devastante della fertilità. Di tutto questo parlerò poi nel libro giallo. Che potrete, Well, Benito, the key's not cosa è working successo now. adesso? It's not working. Winston, The key's no. not working. Ascolta, I don't know why. e non mi fai arrabbiare, Winston. Ho capito. La chiave l'hai trovata? Yes, non yes, funziona but I la don't know what to do chiave. now. Però, The key's not Winston, working. per cortesia, What shall I do? non lo so. Fai qualcosa. Non mi interessa. Oh, come on, Benito. Hai capito? I È need per to drink my cortesia. brandy. Vai. All right. Come risolverà questo problema non lo sappiamo, ma non ci interessa. Allora, stavo dicendo... All right. I got my brandy. Yeah. E ha rotto la vetrinetta. Sono inglesi. Perfida Albione. In ogni caso, poi la devo riparare, lo so io quanto... Eccolo lì, ecco, è contento. Lui è contento. Ci vuole ben poco, un po' di brandy. Lo capite gli anziani che problema sono? Con i giovani diverso. Il bambino di 6 anni non va a rompere la vetrinetta piena di brandy. Lo deve imparare. Ecco, forse la Gran Bretagna fa l'eccezione perché a 6 anni rompono pure anche loro, ma rompono tanto, rompono tantissimo. Vabbè, lasciamo perdere. In ogni caso, stavo dicendo che questo è un problema grave. Ricordo solamente che in Corea del Sud, e ritorno alla Corea del Sud, la popolazione, entro pochi anni, mi sembra 5 anni, ben oltre il 20% della popolazione avrà più di 65 anni. E allo stesso momento... La Corea del Sud, come altri paesi asiatici, penso solamente al Giappone, non vuole avere un'immigrazione di massa straniera e quindi sta cercando di risolvere il problema della mancanza di manodopera con l'automazione, i robot che fanno questa cosa qui, i robot. Quello che il Partito della Fertilità propone, il Partito Nazionale della Fertilità, è appunto di cambiare una mentalità, di fare una grande operazione che non è solamente un'operazione finanziaria. E vi ricordo, 300 miliardi di dollari spesi dalla Corea del Sud non hanno assolutamente cambiato la curva. Lascia perdere Giorgia Colmelone e anche lo pseudo leader dell'opposizione dai 3 passaporti, che si sveglia un giorno svizzera, un giorno americana, un giorno italiana e un giorno così, a sorpresa. Come va? Fa le 3 carte e vede come viene fuori. Penosa, lasciamo perdere. Dicevo, c'è soltanto una speranza per questo paese, il Partito Nazionale della Fertilità. È una grande operazione. Ricordo anche che per risolvere questo problema, al primo punto di questo partito, c'è la riapertura delle case chiuse, che sono chiuse, di modo che i giovani maschi si diano da fare. Operazione politica audace che permetterà anche di creare una società più rilassata e meno aggressiva, distesa. E perché vai in casa chiusa, sei teso, ti fanno un bel massaggio alle braccia, alle dita, alla zona pelvica e ti rilassi. E sei più predisposto. Sei più predisposto a vivere la vita con ingenuità. Con questo messaggio di ottimismo, cari italiani e italiane, e soprattutto lei, voi anzi, caro Presidente, voglio lasciarvi in occasione di queste festività. Ricordate, in queste vacanze, datevi da fare. Io sarò con voi.
Sì, non è che sono con voi, Vabbè, è la metafora, ci siamo capiti. Ecco, adesso ha spaccato un'altra vetrinetta, devo lasciarvi perché devo dedicarmi alla riparazione delle vetrinette appunto devastate da Winston Churchill. E con questo ringrazio tutti voi e soprattutto voi, caro presidente. Voi e lui. Vabbè, abbiamo capito. Mille grazie. Viva l'Italia! Oh, yes, it's Christmas time.